Benvenuti a tutti in questa diretta speciale su YouTube. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi Lili Nova, una contattista UFO, osservatrice del cielo e ricercatrice molto conosciuta che ha catturato prove straordinarie di oggetti e fenomeni interdimensionali nei nostri cieli. L'esperienza e i filmati di Lili hanno ispirato migliaia di persone a guardare verso l'alto e a chiedersi cosa stia davvero succedendo e accadendo ovviamente sopra di noi stessi. Grazie Lili per essere qui con noi, non vediamo l'ora di ascoltare i tuoi ultimi avvistamenti, le tue riflessioni sul contatto e cosa questi segnali potrebbero significare per il risveglio dell'umanità alla presenza extraterrestre. Bene, quindi vi do il benvenuto ancora una volta e faccio entrare subito Lili, la nostra traduttrice Gina, ovviamente ufficialmente in questa serata speciale. Ciao. Ciao, ciao. Hello, Lili. Nice to meet you. Welcome to my live. Thank you so much for having me. It's a pleasure. Welcome. We are honored to have you here. Ok, quindi possiamo, diciamo, partire direttamente con Can we start, Lili? Yep, go for it. Okay. Thank you. Partiamo quindi con la prima domanda e chiediamo a Lili se può raccontarci come è iniziato il suo contatto con gli extraterrestri e in che modo ha trasformato la sua vita. Okay. Lili, can you share us how your ET contact journey began and how it transformed your life? Sure thing. So my contact journey began back in 2020 during the COVID lockdowns. I was originally a nutritionist. I taught nutrition and health classes. I ended up quitting my job and I started doing space photography, where I would go out and take pictures of the night sky. And after doing that for a few months, I had my first UFO experience. Do you want me to pause in between and let you translate or keep going? Exactly, I will translate it. Salvo, you do it or will I do it? Faccio io? Tu, vai tu tranquillamente. Praticamente ha detto che è iniziato nel 2020 durante il Covid, che prima faceva la nutrizionista e vedeva l'UFO nel cielo. All'inizio pensava che era la sua immaginazione, e però poi ha avuto il contatto telepatico, giusto? Telepatico con questi esseri. Ok, Sì, Lili, go on. Ok, thank you. So I had my first UFO experience November 2020. And like I said, at the time, I was doing a lot of space photography. I went outside and late one evening and looked up and saw I immediately locked eyes with a hovering UFO that was hovering over the neighborhood. And then a second craft appeared, seemingly out of thin air, that was a diamond-shaped craft. And it moved up, down, side to side very quickly, and then came straight for me and vanished above my head. So that was my first UFO experience, and that was in 2020. Ok. Nel 1920 lei è uscita fuori per fare delle fotografie al cielo alle stelle e ha avuto il suo primo avvistamento. E quello è stato, non mi ricordo più la data, aiuto. Scusa Vigila, nel 2020 hai sbagliato. Scusa, nel 2020, perdonami, nel 2020 ha avuto il suo primo avvistamento che è andato fuori a fotografare il cielo. E dopo aveva visto anche un UFO triangolare che proprio era sopra la testa, che poi è sparito nel nulla. Questo si muoveva su e giù, diciamo, da un lato all'altro molto velocemente e poi, diciamo, è venuto dritto verso di lei e poi è scomparso sopra la sua testa, e quindi quella è stata la sua prima esperienza con gli UFO. Questa è stata la prima esperienza. E questo è avvenuto ovviamente nel 2020. Non ti preoccupare per l'errore, Gina, capita, stai tranquilla. Ok, thank you. And that first encounter was very, very close. It shifted my reality. It shifted my perception. And I realized that we are not alone. And then these UFOs began just appearing to me
everywhere. They started popping up all of the time. And I realized that they were trying to, it seemed like they were trying to tell me something. So I became fascinated. Of course. Allora, diciamo che quel primo incontro è stato molto da vicino e quindi ha cambiato la sua vita, la sua realtà, ha cambiato la sua percezione e ha capito da quel momento in poi che ha iniziato ovviamente a vedere questi UFO dovunque, perché le spuntavano in continuazione, diciamo, davanti a dove era lei, insomma, in buona sostanza. E lei pensa che stavano cercando di dirle qualcosa e quindi da questo momento lei è rimasta assolutamente affascinata al fenomeno UFO. Thank you, Lily. So then I became an investigator. I started documenting these encounters that I was having with my camera. I have a lot of footage of that. And this bond began to develop. These beings began telepathically communicating with me, and they began teaching me things. I got to see what some of these beings look like. They helped me to activate extrasensory perception. So I began activating psychic abilities. And I had very deep healing and transformation. Like my consciousness began to expand, and I started having all of these otherworldly experiences, even not just UFOs and extraterrestrials, but also angels and eventually Bigfoot and other sorts of paranormal entities. Allora, vai tu, Gino, posso fare io? Dimmi. Fai tu, dai, che poi io faccio le domande. Infatti, dai. Allora, lei ha iniziato, diciamo, a documentare questi incontri che aveva ovviamente durante dopo quel suo avvistamento, e con la sua macchina fotografica ha fatto un sacco di filmati. Diciamo, questi esseri hanno cominciato comunque a comunicare anche telepaticamente con lei. L'hanno aiutato ad attivare questa percezione cosiddetta extrasensoriale e delle capacità in buona sostanza psichiche. È riuscita, se ho capito bene, ovviamente Gina, correggimi se sbaglio, ad avere una sorta di guarigione molto profonda. È come se fosse una trasformazione della sua coscienza che ha iniziato ad espandersi. Sì, è stato il suo risveglio. Her awakening started. That was right. I've got a question, Lily. How do your telepathic contact with Arcturians and other races occur? I read about that you had these telepathic contacts with other types of races too, Lyrians, Arcturians. How does that occur? Right. So in the first beings that I saw, if you might be interested, were light blue beings. They had no hair and skin-tight silver uniforms on, almost like Star Trek. So they looked very human, light blue skin, just no hair, very beautiful. And they were Andromedans, originally from Lyra constellation and then moved into the Andromeda constellation. But it started off as like a feeling and a knowing. It wasn't always words. It was more of just this kind of understanding. Like telepathy is more of, you don't need to verbalize it. You just know, you feel it. So that's how it started. And if you want to translate that, I can go into that deeper if you'd like. Or do you want me to keep going? Io direi di fare prima la traduzione della domanda per il pubblico. Sì, esatto. Spiegaglielo però che stiamo traducendo la domanda. Allora, io ho chiesto che come avvengono i contatti telepatici con queste razze extraterrestri, con gli arturiani e liviani. E lei mi ha risposto che quella comunicazione avviene attraverso le frequenze, pensieri, anche immagini. È come una sorta di chiamata che lei ha, che oltre a vedere le razze alieni, vede anche gli angeli, vedi Bigfoot e vedi altri tipi di esseri interdimensionali. Ok, Lily, go on. So the telepathic communication, it started as like feelings, understandings, knowings. I would get this, just this deep soul connection. Like I knew these beings, I felt comfortable with them. And then it developed into telepathy in a visual format
where I began receiving what they often call as downloads of information coming in, and I would see visions. So I've never had visions growing up. I never really had any of those sorts of abilities. I was always very intuitive, though. Like you can feel the vibe, you can feel it, you understand things. You look at things differently than most people. But yeah, I began seeing these visions. So they'll project images into my mind, and it comes with a whole understanding. Sometimes I'll also get verbal information as well. So sometimes I will hear words, but often it's more of this kind of download that comes with a whole packet of information and a feeling. Vai tu, Gina, inizia. Allora, Sì. praticamente dice che con queste frequenze lei c'ha pensieri, immagini, anche risonanza del cuore, e poi si manifestano anche nel... Aspetta. Salvo. Ha iniziato ad avere queste visioni, quindi che proiettavano, diciamo, delle immagini nella sua mente, e questo arriva come con una comprensione. Un tipo di download, ecco. Come una specie di download, parliamo sempre di download, anche ovviamente con Ale Stargate, il mio collaboratore. Esatto. Durante le live. E ogni tanto gli parlano pure, sente delle voci. Esatto, Okay. esatto. Arriva come un intero, Lili ha detto, arriva come un intero pacchetto di informazioni che proprio si innesta nel corpo, e lei spesso sente addirittura delle parole, se ho capito bene, insomma, quello che ha detto. Ok, andiamo con... allora, di a Lili intanto, che vorremmo fare vedere, tornando un attimo indietro per quanto riguarda la questione UFO, il filmato. Okay, Lili, someone asked me if we can show the video that you did with the CE5 contact in Sedona. See, and you may want to tell the audience that a relationship developed between me and these ETs to where they would let me know before they were coming. So, and they would ask me to get my camera ready. So that's what happened for this video. And how I began my communication with them is I would go out with my camera and I would document this so I could call them in, or they would let me know whenever they wanted to appear, and I would kind of meet them and have these beautiful, beautiful interactions with them. Sì, allora dice che potrei dire, diciamo, al nostro pubblico italiano che si è sviluppata una sorta di relazione tra lei e questi ET, praticamente extraterrestri, e le hanno fatto sapere prima del loro arrivo, chiedendo ovviamente di preparare la sua telecamera, ed ecco poi cosa è successo. Diciamo, lei è andata lì in quel posto, è andata a girare questo video, e ha iniziato a documentare tutto. Lei potrebbe chiamarli, insomma, quando vuole, e farli, ovviamente loro si manifesterebbero, diciamo, quasi a comando, ecco, tra virgolette. E quindi questo è quello che è successo in questo video che adesso andremo a vedere. È un video che è andato virale in queste ultime settimane. Mostra, diciamo, quello che poi alla fine sono delle luci che compaiono nel cielo, che adesso vedrete, che vi mostrerò. Quindi partiamo subito con il filmato. I was like, okay. There's 3 of them in formation. Holy! No, I just watched them all appear out of thin air. Get them all on camera? They're on camera right now. Wow. Yes. And we got another one coming up from the mountain. They said get your camera ready. They were not lying. They were not lying. Allora, praticamente dice che ce ne sono 3 in formazione, e ovviamente si è preparato, insomma, subito la macchina fotografica per riprenderli, e questo, diciamo, è il filmato. Man mano vi vado spiegando quello che succede, ok? E traduci per Lili, per favore, Gina.
We are showing. Sorry, Lily. We are showing your video, okay? And I explain in Italian language what's happened here. Okay. Perfect. Perfetto. Grazie. Wow. As they there's one behind it now. Look. Oh, there's one coming. Whoa, what's happening? Two down low. Wow, It's so weird how it just keeps happening. yeah. Like they just keep coming. It's a freaking spaceport. It's a UFO base, spaceport, portal, whatever you want to call it. A triangle formation. And I watched them appear. There's another one Oh coming. my god, they said it. They said get your camera ready. Ha detto che praticamente è una formazione triangolare e, insomma è meravigliata di quello che sta vedendo, insomma, che appare nel cielo. It's a triangular formation, so you are wondered about this event that you see in the sky. About the triangular formation, we had here in the live Patrick Jackson, that he have a theory about triangular craft, this triangular formation, orbs. I don't know if you know Patrick Jackson. Do you know Patrick? No. Okay. So I will show you later. Okay. Okay. Keep going. Yeah, if you keep going, there's another part that's really interesting where I circle it. Mm-hmm. I mean, they just keep showing up. Look. Look at that. Yeah, that one's like stopping and he's trying to catch up. Like, they're going to connect. You guys had the nudge to come here tonight. I know. Look We at got this another thing. triangle formation. Bro, there's spot 4. Wow, look at that. Whoa! 5. Oh my gosh, look at all those lights. That is amazing. Whoa! Look without the night vision. Whoa! That is amazing. I'm annoying. They're just. Oh my gosh! They literally are. Wow! That's so awesome. Yeah, Beautiful. I mean, I'm impressed. Wow! They said they would show up. They said it, and they did. Wow. Yeah, that one disappeared, and then here comes another one. They just appear from nowhere. It's Right. just, Thanks for reminding me to look without the night vision. they were so bright, the three of them. Yeah. Yeah, whenever I looked away, I was like, oh my god! No. Like, it's cool in the night vision, but holy, that was crazy and real, like, with just the eyes. So in that shot, What is going on? But I thought they were fucking with me whenever they said, get your camera ready. I was like, okay, you know. Sorry, Lily. It's just so a quick- beautiful, Lily. How many were there? 10? Yeah, it at least over 7 for sure. Yeah, there was a Wow. lot. They just kept coming, and that was
That's the most that I've seen actually in 5 years in doing this, the most that I've seen that have appeared. And they hung out with us for about an hour. And what was really amazing is before they showed up, they telepathically contacted me and told me to get my camera They're ready because they outside. were about to appear. Right. I got that experience once this year too with my video. I sent it to you. Same thing happened to me in March. Wow. Yeah, they'll So let I you know what you know. mean. They'll let you know. And sometimes you just get a feeling to Exactly. keep your camera out. But they don't always want to be filmed either. So when they show up on camera, it's very special. In fact, I see that they were all in line and moving with intention and all coordinated. Yes. Beautiful. Right. Allora, praticamente ho detto che anche a me è successa una volta la stessa cosa a marzo quando ho visto l'orb. Praticamente che si muovono tutti con intento e sono tutti ordinati fra di loro. Sì, diciamo in volo coordinato, così come di solito siamo abituati a vedere. Esatto. Diciamo. Mm-hmm. Molto, molto bello. Lei mi ha detto che alle volte non vogliono che si filmano, però con lei comunicano telepaticamente, lei va fuori e li filma, però spesso non è sempre che si fanno filmare. Is that right, Lily, that sometimes they don't want you to film them? Yes, I've had that happen quite a few times where whenever I start to get my phone out to record them, they'll disappear. And I've had that, I had that happen last year where they were in the sky, multiple lights. These ones were red. And as soon as I started getting my phone to record them, they disappeared. And I hear in my head, don't record us right now. And then whenever I put my phone away, they came back out. Maybe they were shy. Yeah, I think sometimes it's just for you. It's a personal experience. And I also feel like for some of these crafts, it can be dangerous for them to appear. They have to make sure the environment is safe. So it's very strategic whenever they do appear. Okay. Praticamente mi ha detto che alle volte loro non vogliono che filmano, appena lei esce fuori con la telecamera si vanno a nascondere e spariscono, perché non vogliono essere filmati sempre, perché alle volte vogliono essere solo una cosa personalizzata solo per lei, che li vede solo lei. E quindi alle volte è capitato anche l'anno scorso che hanno fatto così, che appena uscire fuori per filmare sono spariti. E poi hanno detto che non vogliono essere filmati. Puoi chiedere a Lily se, diciamo, ovviamente ho capito che questo è stato fatto con gli infrarossi in Night Vision, però lei li ha visti con gli occhi nudi, diciamo, a quanto ho capito. E voglio chiederle come si presentavano ad occhio nudo, se erano facilmente visibili o meno. Was it easy for you to see them with your eyes? Were they visible to you? Yeah, they were. The night vision picked up more than our eyes could see. There was a few other ones that were too dim to see that the night vision was able to pick up, but you could see most of them with your eyes, and it was actually more amazing in person. The video footage is okay, but in person it was just something else. It was very beautiful. Thank you, Lily. Mm-hmm. Vabbè, vediamo l'ultimo pezzo del video e poi procediamo con un'altra domanda. And this was in Sedona. It was in Sedona. I saw somebody in the chat asking. Oh, ok. Dice che è stato in Sedona e qualcuno ha chiesto in chat e lei sta rispondendo. Thank you, Lily.
Okay, thank you, Lily. Very, very, very beautiful video. Thank you so much. Yeah, it does. It gets you excited, doesn't it? It's impressive. Okay, Lily, I've got a question for you. Sure. What others affected by the experience, the other people that were there with you, what did they feel? Did they have any side effects? I would say, well, everybody was very excited, very impressed. Or did they receive downloads like you did or something like that? I feel like since then we've all experienced a shift energetically and spiritually. It Something seems collective, practically. Yeah, it feels like it was an activation or like an upgrade where I didn't really see information besides it was like them celebrating, them showing up and saying, "Hey, we support you and you can record us. We're appearing for you in this special." It was the 9/9 portal, so September 9th is when I filmed that. And it just felt like them cheering us on, showing support, showing love for us. And since then, me and everybody who was there, I feel like we experienced a positive shift where things for me are starting to come through more clearly. Telepathy is getting stronger. I'm experiencing just rapid transformation and acceleration in my personal life. Okay, Lily, I'll wait for Salvo. Will you translate or will I do it? Sì, no, allora traduco intanto la domanda ovviamente che hai fatto tu prima, giusto all'inizio della domanda, della domanda, insomma. 1 minute, Lily. What's that? I said if you can wait 1 minute, that Salvo will do the translation. No worries. Vai, Salvo. Aspetta che mi sono un attimo smarrito. Se tu ce l'hai davanti agli occhi la domanda, dilla tu. Ah, sì, ok. Altre persone presenti sono state influenzate da quell'esperienza, cioè ovviamente dalla visione di questo evento, insomma. E vai poi tu con la traduzione, Gina. Allora, poi ha detto che alcune persone hanno avuto dei shift collettivi e hanno avuto dei download, hanno ricevuto delle visioni download e che è stata una cosa molto personale come un'attivazione collettiva fra tutti di loro. Hanno avuto questa esperienza tutti insieme praticamente. Mm-hmm. Quindi diciamo è sempre la stessa... È stato un momento di un'attivazione planetaria praticamente, perché è stato il giorno che c'era il portal... No, non ricordo la data. La stessa... Il 13 settembre mi sembra che è stata. Lily, what was the day? The 13th of September, was that right? September 9th. 9th. And that was the day of which portal? It was called the 9/9 portal. 999. Yeah, the 999 portal. So it felt like a very positive, energetic, and powerful energetic day. And I'll add, this was right after the first time I tuned into 3i Atlas. So it was like they appeared after I connected with 3i Atlas, which I thought was interesting. So this event was connected to the 3i Atlas phenomenon. So how did you feel about this when it happened? I felt very excited. I felt, it's always great. I receive telepathic communication often, but it's amazing to see them and interact with them in real time. So that was a really good confirmation for me that 3i Atlas is important and what is happening right now is important, and that they were telling me that contact is going to be picking up and humanity's going through a massive transformation right now. So I felt very excited, and it was like a good confirmation for me and my work, and it seemed like they were like thanking me and celebrating with me. Thank you, Lily.
Allora, dobbiamo tradurre quello che è stato detto prima, Gina, del discorso del 9 settembre e ovviamente che quella è una giornata speciale, di giusto? un'energia molto forte, perché è la giornata del portale. Sì, ovviamente questo lei l'ha collegato con il Three Eye Atlas, quindi come... Che non è solo una cometa, ma è un veicolo di coscienza multidimensionale. Lei si è sentita molto emozionata, come se sapesse ovviamente che fosse ovviamente una cosa fantastica, e ha ricevuto anche comunicazioni telepatiche, giusto se vado... Sì, no, giusto. Ovviamente è fantastico vedere questo tipo di eventi, interagire in tempo reale, ed è stata una conferma positiva ovviamente che diciamo, questo oggetto sia comunque qualcosa di vivo, ecco, che in questo senso per lei. Niente, ora mi pare che tu hai fatto un'altra domanda o mi sbaglio nel mentre, Gina? No, ho detto no, è sempre quella. Ok, quindi se vogliamo fare qualche domanda su Three Eye Atlas, visto che Lily si è connessa a questo argomento, forse diciamo, penso sia la scelta migliore. Allora, vediamo. Just a moment, Lily. Sorry. You're fine. Ok, thank you. Allora, tu descrivi Three Eye Atlas non come una cometa, ma come una nave cosciente. Ma in effetti che cosa ti ha portato ovviamente a questo collegamento, a questa comprensione? Aspetta, Sara, faccio la domanda. Ok, Lily, you describe Three Eye Atlas as not a comet, but as a conscience ship. What led you to this realization? So since I've developed and activated psychic abilities and telepathy since my contacts began, I just tuned in and meditated to see almost like kind of remote view, but also retrieve information from the extraterrestrials about this craft. And I've done about 3 or 4 sessions on it so far. I've posted them on my YouTube channel. But I received a lot of information that was shocking to me, surprising, and exciting. And what I received was that it is a ship that is carrying frequencies that are coming in and acting like a tuning fork for our solar system and our consciousness. And it's interacting with the sun, which is helping to activate our third eyes, to open our hearts, to help raise our frequency and expand our consciousness. So that's kind of it in a nutshell, and I can expand on that if you'd like. Vai Gina, prego, a te l'onore. Allora, praticamente ha detto che quando si è connessa anche telepaticamente a questa cometa, che poi per lei è stata una nave, lei ha... come si dice? Praticamente è stata una nave cosciente per lei che gli ha portati tanti segnali telepatici. Mm-hmm. Se non sbaglio ha detto che ha fatto diciamo finora 3 o 4 video sessioni. Sì, ha fatto 3-4 video che alcuni parlano anche del DNA Activation Code, Deliriums, alcuni parlano dei codici di attivazione di DNA, e anche che ci sono dei liriani sulla nave, giusto? Ci sono some Lyrians on the ship, and also Source and another type of interdimensional beings. Is that right? I saw your video last time. Yeah. So what I was seeing is there's a bunch of different extraterrestrials involved. A lot of these very ancient seeder races who helped seed us. We have part of their DNA. So like the Nordic Pleiadians, the Syrians, and the Lyrans, I felt very, very strongly they played a big role in our original divine blueprint, our original DNA, what we will be activating as we reach our highest potential. And the Lyrans, they are the most ancient humanoid race. So that's our ancestors. We all come from the Lyrans, well, most of us. Ok, praticamente ha detto che lei ha visto che c'erano tantissime specie di razze diverse, c'erano siriani, c'erano liriani,
ce ne sono altri tipi tutti diversi, che praticamente da questi saranno attivati i nostri codici del DNA blueprint, giusto Salvo? Sì. Capito Ci bene? Sì. sono molte antichissime razze, diciamo che queste diciamo ci vogliono aiutare, Praticamente da cui noi proveniamo, da queste razze da cui noi praticamente. proveniamo e che ci vogliono comunque aiutare ad evolverci a livello di spiritualità, di coscienza, quindi che giocano soprattutto un ruolo molto importante in questo nostro progetto divino, così se possiamo chiamarlo così. Insomma, raggiungeremo il nostro massimo potenziale, ovviamente grazie anche a loro. Se non sbaglio, ha parlato dei Siriani, che sono la razza umanoide più antica, che ovviamente noi finora conosciamo, con cui abbiamo avuto contatti. Corretto, Gina? Penso di sì. Yes, corretto. Ok, allora, aspetta che io volevo fare un'altra domanda a proposito di Three Eye Atlas, e volevo chiedere, molti hanno descritto proprio ieri una luce verde smeraldo che è stata ripresa, diciamo, in alcuni video. Che cosa secondo lei, secondo Lily, rappresenta questo colore? Okay, Lily. Salva's got another question about that. In the last couple of days, many people have described as seeing a green emerald light in the footage of Atlas. What do you think this color significates to you? That's a great question. The emerald green color has actually been coming up a lot. I think it is it's very ancient. There's a lot of symbology within it, but primarily it is the color of the heart chakra. And the extraterrestrials have explained to me and shown me that the heart is the key. It's your interdimensional portal. It is your interdimensional highway to the higher realms. And that is the kingdom of heaven within you, is through the heart. So the emerald green color is emitting a frequency that is helping us to open our hearts and raise our frequency and expand our consciousness, which will eventually lead to a just more advanced race, peace, harmony, our highest potential. Praticamente il raggio smeraldo è la vibrazione del cuore che si è risvegliato e dell'ordine smeraldo, che è una cosa molto antica, che per lei praticamente è un'alleanza galattica che ristabilirà la pace e l'armonia in questo settore. Sì, che praticamente questa luce non è solo un colore, ma è anche una frequenza che vi ricordo che anche attiva il DNA e ci riconnette con le nostre origini superiori. Giusto Salvo? Ho detto questo? Sì. Aggiungo che lei ha parlato proprio del colore del chakra, è il colore del chakra del cuore, che praticamente è il risveglio del cuore. E che questi extraterrestri le hanno mostrato proprio che il cuore è proprio la chiave, cioè il portale proprio del regno dei cieli che esatto. Diciamo, si attiva, insomma. Ed è questa praticamente non è solo un colore, ma c'è un significato. Esatto. Vabbè, Dil, traduci per me, che noi siamo stati molto meravigliati di vedere questo tipo di fenomeno e ne abbiamo parlato. We were so shocked to see this experience of Atlas and everything that's happening at the moment, and also that the NASA shut down. Coincidence? Right. Ha detto è stata una coincidenza che la NASA ha chiuso. It's a coincidence. And we are waiting for news because now we are waiting for news. See what happens. I hope that they deliver on that news. They might try to conceal some of it because I don't think that they quite understand what's going on. I do think that there are some people with like above top secret clearance who do they do understand that this is an alien craft and very ancient, but I think a majority of scientists they don't understand. It's an anomaly. Of course, Lily, we know this about the top secret program in the government. It's our topic in this channel, so good.
Ho detto che noi conosciamo che ovviamente, intanto lei ha detto che stanno cercando di nascondere alcune prove, e lei spera che diano comunque la notizia corretta, anche se pensa che ovviamente ci sono ovviamente dei segreti su questo evento, e perché loro sanno che comunque si tratta di un'astronave comunque aliena. E io ho risposto che ovviamente noi sappiamo questo perché è il topic del nostro canale, quindi diciamo che non ci meravigliamo di questo tipo di notizie, insomma, che il fatto che il governo cerchi di nascondere un po' tutto. Okay, Quindi, Lily, I've got another question for you. I'm always coming up with ideas. How do you view the collaboration between the ET races and the Earth alliances? Is it possible? Yes, I believe so. And I believe that there are people, positive humans, who are already in contact in higher levels of power. There's been multiple factions, multiple people who have said this. I think this chief in Israel, if I'm not mistaken, said that there was a galactic federation and these different extraterrestrial races. And then in Canada, the prime minister years Right. back also disclosed this. So I believe that there's actually already contact happening. It's top secret. I think that right now we are purging a lot of darkness on the planet, and we're cleaning out people who want to suppress this information and want to block this information from coming out. So before we can have open contact, we need to, end the wars. There's a lot of violence. It needs to be safe for these extraterrestrials to come out more openly. And we have to clean up the bad apples, if you will, who are within our governments and just running rampant. There's a lot of also, to touch on the darker aspects, there's a lot of trafficking, like human trafficking, and a lot of very, very nasty things that have been going on the planet and underground for a while. So I feel we're cleaning that up first, and then we can start ushering in more of this disclosure and open contact. But I think they're already working together. No, ok. Thank you, Lily. Allora, abbiamo chiesto come vedi la collaborazione tra razze extraterrestri e l'alleanza terrestre, e ovviamente lei ha risposto che ci sono persone che sono già a livello, diciamo, governativo, ai piani alti, che sono già abbastanza consci che questa alleanza c'è, e ha parlato ovviamente di due personaggi al governo, che sono il capo di Israele del programma spaziale israeliano, che sarebbe Haim Eshed, e del ex ministro canadese Paul Hellyer, che hanno comunque parlato di questa alleanza globale, insomma, con gli ET. E poi, diciamo, aiutami un attimo, Gina, perché mi sono... Vai tu. E poi ha detto che quando praticamente tutte queste mele marce, in poche parole, vanno spazzate via, questa alleanza sarà pronta per un contatto, open contact, praticamente un contatto con l'umanità. Però semmai vanno via tutte queste, tra virgolette, mele marce, ancora, perché hanno paura. Ci sono eventi ancora che ovviamente ci sono tanti eventi prima che devono succedere, prima che ci possa essere una guarigione e uno scambio di tecnologie di guarigione fra queste entità e noi. Quindi questa alleanza si sta preparando all'umanità, a contatto aperto praticamente. Bene, thank you Lily, thank you so much. Allora, hai tu qualche domanda che volevi fare, Gina, in programma? Sì, volevo chiedere, Lily, how do you think this process will change the organized religions? Perfect. Especially in Europe, because here the church is very strong. We are not very awake in Europe as respect to America. Yeah, I mean, that's a great question. I think that because everything will go down. Will fall down. Right. I think it has to be kind of gradual, because
that will shock a lot of people. And there's a Humanity is lot not of prepared. I don't think so. right. And there's a lot of control systems hidden within religion. Okay. Even in like Egypt, I went to Egypt back in March, and you can see how there's just a lot of control and programming within the society. Exactly. We are still in the matrix, practically. Yeah. So I actually feel that the frequencies coming in through 3i Atlas and with the sun and the energetic shifts are helping to kind of ease that frequency of control, if that makes sense. So, and then also we've got white hats, if you will, positive factions who are actively fighting the deep state, which organized religion is part of that. So there's a lot of things going on behind the scenes, but I think it's going to have to be gradual. And, you know, I think the church has said, or at least some aspects of religions have said they are our brothers and sisters, and they are also made by God. So I think there can be a bit of a bridge there, but yeah, there's a lot of programming that needs to be eliminated, and I think it's going to happen gradual. We also have a history that has been completely erased that needs to come out. The first books of the Bible too. Right. The first books. Yeah. Allora, Salvo. sì, ha chiesto Gina come pensi che questo processo cambierà la religione ovviamente organizzata nel pianeta Terra. Diciamo, vai tu con la traduzione, Gina, della risposta, per favore. Allora, praticamente gli ho detto che questo sarà proprio un shock totale per tutta l'umanità, crollerebbe tutto, solo che per adesso ancora non siamo pronti praticamente. Mm-hmm. Però di Atlas dice che piano piano queste frequenze, tutte queste cose sta succedendo, sta aprendo anche la mente a tanta gente. Però solo che ci vuole ancora tempo, perché ancora se succede tutto questo, tutto il sistema crollerebbe. Quindi ancora siamo molto indietro, perché anche la coscienza cristiana e tutto quanto non è pronta per questi avvenimenti. I agree with you, Lily, about this. It's exactly this. I mean, perché c'è ancora la Matrix e semmai tutto questo crolla, ancora l'umanità non è pronta a questo contatto. Praticamente se succederà, crollerà tutto, ecco, in poche parole. Esatto. Alcune religioni, lei ha detto che sono, diciamo, accettano il fatto che loro sono nostri fratelli e sorelle e che sono comunque stati ad ogni modo creati da Dio, sono esseri creati da Dio. Quindi magari ci sarà un ponte in questo tipo di narrativa che riuscirà un po' a collegarsi con gli ET, con gli extraterrestri. Però questo avverrà gradualmente, così come ha detto Gina poco fa, e anche lì. Sì, piano piano. Piano piano. Volevo fare una domanda a proposito proprio della Matrix. Aspetta solo un secondo. La domanda è questa. Aspetta un secondo che l'avevo preparata, ma adesso just a moment, please. Mm-hmm. Yeah, I think new discoveries will start to trickle in that question are given history and given narrative. It'll just be a bit of a process. Allora, che ha detto Lily, scusami Gina, che stavo cercando la domanda io. Praticamente ha detto che piano piano con tutte queste cose che verranno fuori, anche la storia praticamente in poche parole sarà riscritta alla fine. Certo. Of course. About the Matrix, cioè a proposito della Matrix, tu hai parlato della dissoluzione della Matrix, ma che cosa secondo te significa, diciamo, per l'umanità nel profondo, ecco? Okay, Lily, you talk about the dissolving the Matrix. What does this mean for humanity from your point of view? So this is something that I've been picking up in my sessions recently, involving 3i Atlas as well. But there is an artificial technology
that has been programming this matrix, and it's literally like the movie The Matrix. That's like a documentary. So there's this kind of dark AI, and I've seen this in visions and kind of memories that have come up for years, this battle that has been actually thousands, maybe even millions of years old with this dark AI. There's a reason why we have that in movies and stuff, even before AI was gaining popular. I think it's because it's something that our souls have been fighting with. So I feel there's this dark technology that has been used to artificially suppress humanity and keep us programmed. And then you also have like MK Ultra programming, different frequencies being pumped at you, subliminal messages being pumped at you that keep you in a state of fear, anxiety, lower your IQ. And what I've been picking up on recently is that some of this technology is in Saturn's rings as well as in the moon. Now, I don't know exactly specifically how all that works, but I've been seeing it a lot and sensing it. And I believe that is being dismantled now, and it's going to help kind of lessen the artificial lower frequency that's been pushed onto humanity. So that will allow us to expand our consciousness. That will allow people who are asleep and heavily programmed, it'll allow them the option and ability to start to have revelations and hopefully start to wake up. We hope so. Even it's very hard in Italy. They won't even wake up with a bucket of water over them. Wow. So practically means that all the illusions are falling away and the systems are collapsing. Exactly. And it's a process. So in the dark side, if you will, the dark side, it's fighting back every day. So it's kind of like a back and forth battle. But ultimately, I do believe that we are on our highest timeline and we're getting there. There's just the dark very slowly. Right, exactly. And the dark ones are going out kicking and screaming, basically. They're not going out without a fight. Allora, inizio a tradurre io, Gina, così ti aiuto un po', visto che il periodo è un po' lungo. Sì. Vabbè, puoi fare già un riassunto. Sì. Allora, lei dice che comunque questa è una cosa, a proposito di questa domanda sulla Matrix, sulla dissoluzione della Matrix, è una cosa che lei ha imparato nelle sue sessioni recenti, ovviamente nei suoi video, che ha coinvolto anche 3 Atlas, ma c'è una tecnologia artificiale che ha programmato questa matrice, è letteralmente come il film Matrix, dice Lily, è come un documentario, cioè in effetti è quello di cui abbiamo parlato anche io e Ale in diverse live. L'intelligenza artificiale ovviamente che diciamo programma questa Matrix, e lei ha visto alcune immagini e ricordi che sono diciamo riemerse per diversi anni, e di questa battaglia che in realtà dura ovviamente da tanto tempo, forse lei dice anche milioni di anni, con questa intelligenza artificiale oscura, così l'ha descritta, e che c'è un motivo per la quale è stata ovviamente inserita in questi film come Matrix, e c'è stata raccontata. E le anime hanno combattuto questo, quindi hanno combattuto contro questa tecnologia oscura che è stata usata per sopprimere ovviamente artificialmente l'umanità e tenerci programmati, e anche questo lei ha fatto un collegamento con l'MK Ultra, con il programma segreto ovviamente che noi conosciamo, e con diciamo con diverse frequenze che vengono pompate tramite messaggi subliminali che ti vengono ovviamente, sono stati sparati, diciamo così, nel cervello delle persone. E poi vi siete messi a parlare di qualcosa che però mi è sfuggita, scusami Gina, se tu diciamo hai fatto una considerazione, credo. No, va bene, solo che c'ho un'altra domanda che voglio parlare, perché mi ha detto che ancora le persone sono tutte addormentate. Ok, Lily, as you said that everyone is still asleep, how can people tune into these frequencies and start to experience similar contacts or start to wake up? What can they do? Common people that are still 3D and not 5D. Well, praying for them. So this is an internal alchemical
process that we are experiencing. So as we work on ourselves internally, that ripples out. And it starts to impact the field of everybody around you. Now it's a bit of a process, but the more of us who are doing our inner work, connecting through our heart, connecting through nature, learning this information, studying, research, or going out and doing CE5s, making contact yourself. And I can give some tips on that if you would like. But the more that we raise our own frequency, that's going to ripple out and it's going to impact the rest of the It will planet. align our heart and ground our energy practically doing this. Right. And yeah, precisely. So the heart chakra, being in your So heart as people- much as possible. Okay, so people must start meditation and all these spiritual things that we are doing that unfortunately half of the population in Italy don't do yet, practically. Yeah, I mean, it helps. And meditation is different for everybody. You can listen to frequency music. You can listen to like singing bowls. I have singing bowls back there. You can find those. You can spend time in nature. You can use Crystals, ground in nature. I've got them too. precisely crystals. Even going on walks and just spending time in nature. You don't necessarily have to be sitting there like Like a tree. Yeah. Okay. Yeah, Allora, doing praticamente- that. Okay, I'll make a brief translation. In fact, io ho chiesto che come possono le persone entrare in sintonia con le stesse frequenze e vivere un contatto simile come ha vissuto Lily. E lei mi ha detto che praticamente le persone devono fare anche meditazione, fare grounding, sarebbe andare fuori all'aria aperta, stare a meditare anche sotto le stelle, fare CE5, giusto? Salvo CE5? Sì, CE5. Sì, diciamo... CE5, io dico in inglese CE5. sì, E praticamente allineare il cuore, praticare la tua energia e vai nella natura. Consiglia anche la meditazione, respirazione profonda, gratitudini, emani amore invece di paura. È praticamente un modo per allineare il linguaggio del cosmico. In questo modo, avendo gratitudine e amore, non abbiamo più paura. Però solo che chi lo fa qui? Nessuno. Siamo tutti presi dal lavoro, dalla famiglia. Unfortunately, in Italy, no one does this because we are always rushing around here, only thinking about work and not doing this. Yeah. That's the matrix. In fact, that's the matrix. Quella è la matrix. Right. Esatto. Okay, esatto. Lily. Yeah, you Allora- can't force anything on anybody, but I just like to pray, honestly, to pray for people and just visualize. You can visualize light and visualize that light spreading across the planet. Beautiful. We are powerful creators, so we can help manifest that. Literally, the more of us who do it, we can help manifest that. So that's what they've wanted to cut us off from, our creative divine light and our creative power. They keep you stuck in these belief systems because what you believe, you create. So as we awaken up to the illusion, that ripples out, and then we can help co-create something new. I fully agree with you, Lily. Allora, traducite, Salvo. Thank you. No, sì, stavo dicendo che sono d'accordo con lei, ovviamente, che insomma lei ha spiegato che questa è la Matrix, questo è ovviamente che noi siamo dei potenti creatori e possiamo diciamo manifestare letteralmente quello che noi davvero desideriamo. Quindi con questo tipo di inganno della Matrix hanno cercato di tagliarci fuori ovviamente dalla vita divina, da quello che è comunque il nostro contatto con il divino, insomma, e per tenerci proprio bloccati in questo sistema di credenze. Ovviamente diciamo che il sunto è questo di tutto ciò che ha detto Lilie. Io sono assolutamente d'accordo con lei, ne ho parlato anche nelle scorse live, devo dire che questa di qua è davvero una cosa che bisognerebbe fare, che tutti noi dovremmo fare, perché ognuno di noi ha il potere in se stessi, ognuno di noi ha quell'energia che riesce davvero a piegare la realtà, e
finché non si riesce a capire questo, rimarremo comunque davvero schiavi del sistema e non apprezzeremo quello che è la bellezza comunque dell'universo, quello che comunque l'universo ci vuole comunque comunicare in toto, ecco, nella sua bellezza assoluta. Penso di aver detto tutto, Gina. Volevo che Lili, visto che siamo ormai quasi alla fine della sua intervista, pubblicizzasse un po' il suo libro, ci parlasse di quello che è questo lavoro, questo ultimo lavoro che ovviamente tu hai già citato dicendo che è incredibile il libro, che lei lo stai leggendo ed è davvero bello. Quindi se lei vuole parlare anche dei suoi progetti, di quello che fa a Sedona. Okay, Lily, if you've got other 5 minutes, we talk about your book, and if you've got any other upcoming projects. Sure thing. Yeah, and I have to get going in just a minute. Okay. But yeah, we can go for a couple more minutes. So I have a book, Contact, out, and I would love if you could translate it if you feel open to that. That would be absolutely amazing. If you send me the Word file, I will translate it for you. Okay, beautiful. Bellissimo. Thank you. We contact on Messenger later, okay? I'll send you my email address, okay? That would be lovely. Okay, beautiful. Yeah, so I have a book, Contact. That was this goes through my initial year of contact experiences. So I have photographs in there. I also have a lot of QR codes that send you to videos and other helpful resources. So it's a very interactive book. It goes through my communication with the extraterrestrials and the spiritual awakening journey. It also teaches you how to activate your psychic abilities, how the ETs trained me to activate my DNA. So a lot of people actually report having transformational experiences while reading the book. No, it's fantastic. I was so absorbed of it. Thank you. In fact, I recommend it to everyone. I recommend it. Beautiful. In fact, I posted it. I was posting it on Facebook and got blocked for that. I put it on 60 groups. Oh, yeah. Okay. Thank you for trying. I tried, but some of them blocked me. Okay, that's no problem. Io ho capito tutto quello che avete detto, però do l'onore e lo spazio a te di tradurre che quello che hai detto, visto che comunque ti fa... No, allora praticamente mi ha dato l'onore se vorrei tradurre il suo libro. Anzitutto la ringrazio molto, poi ci mettiamo in contatto. E poi praticamente mi ha detto che questo libro è anche un'attivazione di codici, c'è tanta, guarda, è un libro bellissimo. Per chi sa l'inglese io lo consiglio, infatti io mi sono incollata al libro, l'ho letto tutto da Palema Civitavecchia in nave, e quindi è un bellissimo libro, molto spirituale, per chi si vuole avvicinare alla spiritualità lo consiglio moltissimo. Comunque. And the last thing, Lily, and then we let you go. Have you got any other projects coming up? I saw that something is coming up, DNA activations online or something. I wanted to sign up for that. We'll do this month. See, yeah, I have a Lyran activation coming up on October 18th. So I'll sign up for that. Beautiful, thank you. Yeah, that's going to be a live stream. It will be at basically the same time that this live started, so same time period for you guys. If you can't make it live, the replay is available. You'll receive the link to the private video, but it's a Lyran DNA activation where we're going to be working with the Lyrans and 3i Atlas and really working with activating those codes within you and activating your DNA and healing. And it's going to be about an hour-long session. So that's coming up on October 18th. If you can't make it for the live, you can watch the replay, like I said. And besides that, that's about it. If anybody wants to give me a subscribe on YouTube, I'm posting a lot of content over there. So, and I also have a lot of just tons of videos and even meditations that you can try free on my YouTube channel. Vai Gina, Allora, praticamente lei farà una sessione 18 ottobre su YouTube, che praticamente in streaming, praticamente per attivazione dei codici liriani, che sono dei codici di guaritura
guaritore, come si dice in italiano, Salvo, aiutami, Guarigione. guarigione, no, in Italia qualche parola italiana non mi scappa. Praticamente se qualcuno vuole seguire questo corso online è un streaming che lei fa a pagamento, mi sembra che costa $104 e dura un'ora, e lei fa tutte queste attivazioni di codici liliani, codici di DNA, tutto quanto. E poi ha detto per chi vuole seguire il suo canale YouTube mette tantissimi video sia di UFO che anche tutti i suoi video che fa su Atlas e altri video sulla spiritualità, se qualcuno vuole seguirla, e anche su YouTube, e io aggiungo anche su Facebook, Instagram, X e TikTok pure. Te l'ho detto tutte. I said all of them for you, not only YouTube. Thank you. Thank you. A proposito, sto passando il suo link sia a schermo che ovviamente nella chat, in modo che così tutti possono copiare il link. E prima passare anche, diciamo, il suo link generale, che è una sorta di pagina indice dove trovate tutti i suoi collegamenti. E adesso ve la copio anche nella Okay, Salvo told me that he's passing all your links in the chat so everyone can see them. Linktree, everyone, all of them, and also the book. Okay. Beautiful. Thank you guys so much, and thank you so much for having me. I have to hop off here, but it was such a pleasure to meet both of you, and I hope everybody in the audience really enjoyed the interview, and maybe we can do a part 2 sometime, and I'll definitely be reaching out to you about the book. Thank you. Okay, Thank you. Lily, we talk in private. I'll send you my email address and then you send it to me, okay? Okay, sounds good. Thank you guys so much. Bye. All right, bye-bye. Bye-bye, Lily, bye-bye. Thank you so much. Allora, Gina è stata veramente disponibile, una persona solare. Sono davvero contento di averla ospitata e sono contento anche per te, insomma, che sei riuscita comunque a prendere questo contatto per infatti. Molto interessante. Vi passo a schermo, già l'ho messa sulla chat, quello che vi avevo detto, ovviamente il suo aggregatore di link. Qui trovate il suo website, quindi il suo sito web, e lì ci sono anche, come diceva Gina, tutti i contatti Instagram, YouTube, X e quant'altro, insomma, di suo. Spero, ragazzi, che la live vi sia piaciuta. Ovviamente che abbiamo fatto il massimo per poter tradurre quello che è il pensiero, ovviamente ciò che ha detto Lili. Capite purtroppo che ci sono ovviamente delle difficoltà, perché a volte durante le traduzioni, durante il dialogo, il discorso magari si allunga un po' di tanto e può magari sfuggire qualche parte, però dico, sia io che Gina ci siamo dati una mano, insomma, per cercare di portarvi tutto quello che è stato detto da Lili. Gina, tu vuoi dire qualcosa? Non so. No, ti ringrazio, spero che mi avete capito, visto che ogni tanto ho dei lapsus e sento più madrelingua inglese, non è che alle volte dimentico le parole in italiano, magari ho fatto qualche figuraccia ogni tanto. No, ma guarda, sei andata alla grande, credimi. Io penso che guarda, chiediamo direttamente in chat l'opinione del pubblico. Spero che mi hanno capito, ecco. Ma assolutamente sì, ti hanno capito, Gina. Sei stata davvero, non perché considerate che Gina è un esordio, è una prima live, quindi non è assolutamente né l'ultima, non sarà l'ultima ovviamente di queste avventure che faremo magari insieme, quindi man mano io capisco le difficoltà che si possono incontrare ovviamente durante le prime live, che c'è l'emozione, c'è soprattutto l'ansia di incontrare comunque un ospite come Lili, che è un ospite internazionale, che chiaramente è stata in diverse live di personaggi come Salla e molti altri, insomma, e quindi il fatto che l'abbiamo qui nel canale da noi è davvero incredibile, io la ringrazio di cuore. Niente, detto questo, volevo solamente aggiungere che questa
questa live, questa idea ovviamente è venuta, è arrivata soprattutto grazie a Gina che vi ha introdotto comunque in questa tematica comunque del contattismo, della spiritualità. E voglio dirvi ragazzi, perché so che molti di voi ovviamente non riescono a metabolizzare questo discorso che molte persone sono in contatto con queste razze extraterrestri, c'è la difficoltà come diceva Gina, purtroppo per impegni comunque di ognuno familiari, lavorativi che abbiamo ognuno di noi, di cercare di concentrarsi e fare dei pensieri profondi su spiritualità, su davvero la nostra anima, il nostro io, la nostra origine. Ma credetemi che pur essendo ovviamente anch'io un po' scettico all'inizio di tutto questo, del mio percorso, sono riuscito, così come ormai avrete capito durante le live che facciamo, soprattutto ultimamente abbiamo intrapreso queste live su alcune razze che comunque interferiscono hanno interferito con l'umanità, insieme ad Ale Stargate, che saluto e ringrazio. E soprattutto questa sera si è dato davvero da fare per aiutarmi anche con la sigla che insomma è stata fatta ovviamente all'ultimo minuto, davvero grazie Ale. E dicevo che è tutto connesso, è tutto davvero connesso, ed è incredibile come molte persone purtroppo non riescono a razionalizzare tutto questo processo. Non lo so, Gina, tu cosa ne pensi? Secondo te questo tipo di collegamento tra l'ufologia, tra ovviamente gli alieni... Sì, ma vanno a pari passi, ufologia e spiritualità vanno a pari passi, cose che in Italia ancora non l'hanno capito purtroppo. Ma perché pensi che avvenga ci sia questo tipo di problema, secondo te? Perché l'Italia, a parte che c'è la Chiesa nel mezzo, c'è anche la religione, perché spiritualità non è che credono solo in un Dio, credono in source, perché per loro praticamente nella spiritualità dicono che anche la Bibbia, mancano dei primi capitoli della Bibbia, che la Chiesa ci ha nascosto a noi. Quello è tutto un altro live si può fare sull'Anunnaki e i libri di Enko e tutto quanto. Purtroppo, tipo come per esempio c'è Anna Poli in Luna, giusta? Lei quando ha fatto il giuramento non ha usato la Bibbia cristiana, ha usato la Bibbia di Etiopa, che ci sono i 2 capitoli mancanti, che non c'è nella Bibbia nostra. Sì, avevo sentito questa notizia e credo che lei l'ha dichiarato durante una esatto, perché lì non parla di un solo Dio, ma andiamo ancora indietro, andiamo ai tempi di Anunnaki e tutto quanto, cose che tanti non credono, pensano che è fantascienza. Non tutti hanno la mentalità che credono nella storia antica. Lo stesso oraco. Esatto, sì, è proprio così. È tutto un altro capitolo quello, se potrei fare notte fonte a parlare di quello. Di quello ci guarda, colgo l'occasione così proprio per invitarti ufficialmente, magari se vuoi, chiaramente in un'altra live e con magari Ale, con Gabriele, con Franco, se lo vorrà ovviamente, a discutere, così a farci una chiacchierata su questo, perché poi alla fine si tratta di chiacchierate, cioè... Sì, perché qui in Italia il percorso spirituale è molto ristretto, perché qui credono, penso che spiritualità ha a che fare con la religione, invece no, è tutta un'altra cosa la spiritualità. No, esatto, e questo è un punto cruciale che molti non capiscono. Ha a che fare con l'essere interdimensionale, ha a che fare con essere di luce, non sono solo i fratelli cosmici come li chiamano alcuni, per esempio, c'è tutta una filosofia dietro che non ha a che fare niente con la Chiesa. Uno dice spiritualità e già pensa alla Chiesa, ma non ha niente a che fare con la Chiesa. È sul risveglio, andare in 5 dimensioni, in 5D. Certo, c'è tutto, c'è un shift collettivo. Un accrescimento di coscienza collettiva. Però se uno non si risveglia, non c'entrerebbe mai. È sempre lì, è quel discorso di rompere la matrix. Ed è questo quello dell'intervista di questa sera che mi ha colpito molto, ti devo dire,
Non pensavo che Lily arrivasse a toccare comunque il discorso della Matrix, perché vedi, è tutto connesso. Lily è molto spirituale, per quello se tu leggi il libro lo capirai, è molto spirituale lei. Solo Sì. che hai contatti con questi esseri interdimensionali. Una persona che ha le frequenze basse non ce l'hanno. Tipo, Certo. io vedo nel rullo, anche nei gruppi, tante persone dicono: ma perché io non vedo l'ORBS, perché non vedo l'UFO? Perché prima di tutto non ci credono, le frequenze sono bassi. È tutta una cosa spirituale, uno deve avere frequenze cosmiche alte per vedere certe cose, se uno ce l'ha bassi restano. Ed è lo stesso discorso che facevamo poco fa, diciamo, sulla manifestazione così conosciuta, cioè la manifestazione alla fine è un... Allora, la manifestazione, ti posso dire anch'io, se uno comincia a manifestare con intento, le cose arrivano. Brava, esatto. Deve riprogrammare il cervello. Sai cos'è che blocca le persone? Che per le persone il manifestare è il desiderare. Non è il desiderare. Invece no, Esatto. tu devi manifestare che già sei in quella condizione, che stai già vivendo quella situazione. Esatto, hai proprio centrato il punto. Tu è come se già devi essere convinto Esatto. di aver realizzato quel sogno, quel lavoro, quell'obiettivo. E già guarda che non è che domani ti svegli e già subito sei all'interno di quella cosa. No. Però tutto ci vuole l'universo... mesi, però devi sempre riprogrammare il tuo subconscio, riprogrammandolo ci riesce. Guarda, in base alla mia esperienza personale e soprattutto recente esperienza personale, ti posso dire che non ci vogliono mesi, secondo quello che tu... No, ma anche 5 giorni ci vogliono, come io che ho avuto oggi il colloquio, ho avuto quel lavoro con Gemini. È come se tutto si piegasse nella direzione per portarti a realizzare quella cosa, e quindi ti fa fare un incontro, ti fa fare una telefonata, ti fa incontrare magari quella situazione che tu magari nemmeno ti aspettavi, e non è che ti porta direttamente a quello che tu volevi, ma ti ci avvicina man mano, capito? Cioè nel corso del tempo, quindi come dicevi tu, magari giorni, settimane, ma potrebbe anche richiedere mesi, ti porta a fare quel cammino. È questo quello che la gente... Però deve riprogrammare il tuo cervello, riprogrammare a pensare in un certo modo diverso di come tu pensi. Per esempio, non deve lamentarti, non deve essere negativo, deve essere positivo. Per esempio, uno dice: io voglio essere ricco ma sono povero, invece no, tu devi già pensare che sei ricco. E sono anche tanti video e tanti libri. Anche dalle cose negative che ti succedono durante questo percorso, devi prenderle come qualcosa che serve a portarti all'obiettivo, cioè non mai essere drammatico o buttarti giù. No, devi cogliere la parte migliore di quell'evento che ti succede. Esatto. Vedrai che tutto si evolve per il meglio, si evolve verso la cosa che desideri tu. Infatti stavo leggendo il rullo che Anna Freddy dice: la manifestazione è proporzionale alla risonanza della tua frequenza. Esatto, se ce la passi non ci arrivi mai. E vi dico una cosa in più che io ho potuto ovviamente capire, razionalizzare in questo mio percorso, ultimamente soprattutto, ed è quello che ha detto proprio Lily, cioè citando la Matrix. Tutto quello che avviene nel mondo, attorno a noi, è un disturbo a quello che noi cerchiamo di realizzare, quindi al nostro intento, così come l'ha detto Gina prima. Queste possono arrivare chiaramente dalle notizie che tu guardi in TV, non lo so, piuttosto che da un evento che ti succede personale, magari in famiglia o con i figli o con diciamo persone care che hai vicino. E tutto questo è fatto a interferenza, diciamo, per evitare che tu ti risvegli, che tu capisci che in effetti se tu desideri con intento quella cosa, quell'obiettivo si avvera, e ti distrae, cioè ti distraggono. E vi dico, allora mi direte voi, ma allora io se desidero una macchina costosa, ora la desidero intensamente e nel corso del tempo la avrò, potrai anche averla,
Però il discorso è che noi stessi e tutto questo sistema chiamato Matrix, quindi anche di elite, ecco, chiamiamola così, elite che sono poi fatte da governanti, da media, da mainstream, anche da internet stesso, dai video che vediamo, eccetera, eccetera, in buona sostanza abbassano le tue frequenze, abbassano quell'intento. Esatto, non deve guardare il telegiornale, per esempio. Ragazzi, purtroppo... Io ultimamente lo sto guardando molto meno, neanche so che succede, sinceramente. Io ho staccato forse 4 anni fa, quindi non so nemmeno, so che cosa succede se voglio saperlo e quindi lo Esatto. dovunque, insomma. Però evito anche perché purtroppo, ripeto, queste elite che secondo me, a mio modo di vedere, ecco, prendetela come un'opinione personale perché non voglio poi critiche. No, infatti. Per me questa elite è composta proprio da esseri, chiamiamoli così, esseri energetici che sono uso un termine che è comune, in lotta tra loro, ma non è questo il termine giusto, perché secondo me anche questo tipo di diversità ci vuole, è necessaria per bilanciare tutto il sistema. Però certe volte questa situazione si pende più da una parte piuttosto che dall'altra e va a finire che come lo fanno? Lo fanno come vediamo tutti ormai, purtroppo si sente alla radio, in TV, con le guerre, con le pandemie, con gli eventi catastrofici, con non lo so, con tutto quello che può essere negativo e che quindi quando tu lo guardi, lo percepisci, dici mamma mia, ma che cosa sta succedendo in questo mondo? Si sta sfasciando tutto e già comincia a essere negativo. Poi da questa negatività ti arrivano anche le cose personali. Diventa poi uno sprofondare continuo in situazioni che poi non ti portano completamente al lato opposto di dove vuoi andare. Infatti tutto ciò che ci distrae non ci fa ricordare chi siamo veramente. Esatto. Ci mettono solo paura alla fine. Perché invece per i Starseed è diverso, perché loro già in partenza già sono diversi, anche l'India con Starseed già sono diversi da partenza, perché da prima si sono ricollegati con il contattismo, con una vita con una simulazione multidimensionale, con un campo energetico programmato in 5D e non in 3D. Purtroppo in Italia non sono così. Vabbè, ci sono quelli che già si stanno risvegliando, ma si sta muovendo qualcosa. ci vuole tempo, molto tempo. Ci vuole tempo, ma come ogni cosa che arriva chiaramente da altri posti dove magari c'è più apertura mentale, anche in Italia, secondo me, e ti dico di più, proprio a causa di questa forzatura a portarci verso il basso, quindi a farci sprofondare nell'oblio ovviamente delle cose negative, hanno invece ottenuto l'effetto contrario proprio qualche anno fa con quell'evento ovviamente pandemico che c'è stato globale. Secondo me volevano ottenere qualche risultato alla quale invece però gli è stato risposto in maniera esattamente contraria. L'umanità con la sua forza, con la sua energia positiva, che soprattutto viene fuori in situazioni di difficoltà. Lo abbiamo visto in tantissimi eventi mondiali e storici, che quando davvero l'uomo è stanco e ha la voglia, la forza di risvegliarsi, non ci può nulla, e nemmeno non ci possono nemmeno queste elite. Ed è questo quello che non vogliono che venga fuori, perché una volta che perderanno il potere sarà finita per loro. Quindi finiranno ovviamente questi eventi spiacevoli, queste guerre, questi bimbi che purtroppo subiscono cose inenarrabili, cioè davvero schifose, che si vedono ovviamente ovunque. Ed è questo, è questa la chiave. Ha detto bene Lilli poco fa, citando proprio il cuore, la chiave. No, infatti anche Lilli diceva che per uscire dalla Matrix deve riattivare questo DNA multidimensionale e ricollegarsi alla coscienza sorgente, diceva. Esatto. In questo modo tu puoi scoprire la vera natura divina e stellare, ma in Italia ancora queste cose siamo molto lontani di capirle. Sì, allora, esatto. io ho il gruppo Facebook The Galactic Awakening, l'ho fatto apposta in inglese
perché se lo facevo in italiano mi pigliavano forse per pazza Allora, pure, quindi... però a ho avuto molto proposito, a riscontro, proposito ho 10.000 seguaci, però sono tutti stranieri, italiani ce ne fosse una ventina, non tanti. A proposito, scusami Gina, non so se tu forse mi senti in ritardo, però Sì, volevo dire a tutti che se volete seguire Gina su YouTube, lì trovate ovviamente il suo contatto. Aspettate che lo metto subito anche sulla chat, così potete direttamente cliccarlo e andarla ad aggiungere. Allora, dammi solo un secondo, devo togliere questo dallo schermo e arrivo subito in chat con il tuo link. Eccolo qua. Penso che sia direttamente, no, forse non è sì, cliccabile perché chiaramente manca la parte iniziale, però basta che copiate il suo ID e lo incollate su YouTube, esce il suo canale con questa foto con cui la state vedendo. Niente, comunque tornando al discorso di prima, Gina, secondo me, ripeto, è tutto connesso, c'entra tutto ed è assolutamente da collegare con gli extraterrestri, con gli esseri interdimensionali, con le energie, con la coscienza, con i rapimenti alieni, è tutto connesso, ragazzi, cioè non c'è niente che... non dovete pensare che il contattismo sia tutto qualcosa di inventato. assolutamente. Assolutamente no. Certamente dobbiamo tenere a mente che ci sono, come in ogni campo, chiaramente ci sono le persone che fanno il loro lavoro seriamente, che sono persone serie, che sono persone ovviamente che portano avanti una narrativa anche ovviamente per fare del bene anche all'umanità. E ci sono persone che non lo fanno, è esattamente l'opposto, come ci sono ufologi che chiaramente trattano queste notizie in maniera assolutamente ridicola, e ce ne sono tanti, soprattutto su TikTok, insomma. Voglio dire, la diversità nel mondo purtroppo certe volte fa perdere la fede in certe cose, fede che non c'entra niente con la religione, la fede è proprio nelle argomentazioni, nell'essere umano stesso, ed è una brutta cosa, però dobbiamo cercare di discernere, diciamo, chiamiamolo così, il bene dal male, insomma, e cercare Appunto, uno deve fare un processo di liberazione interiore, deprogrammazione del Matrix, ecco. È vero, infatti, è così. Perché Gina, se non ti fa... Sì, Salvo, io ti sentire. lascio perché tu sai che io ho da iniziare il nuovo lavoro domani, che ho avuto manifestando con intento, come si dice. Io sono felice per te, per questo nuovo lavoro, ti auguro il meglio. Andiamo Quindi via ho da insieme. leggere 50 pagine stasera, non posso cominciare domani. Allora, io invito tutti ovviamente a Grazie venire ancora. giovedì in live, diciamo, a assistere alla live sulla Disclosure, poi sabato con la live insieme chiaramente anche ad Ale su la continuazione di quella che è la live sulle mantidi, ma scenderemo ancora stavolta nel profondo di questo argomento, quindi con le connessioni proprio con la vita dopo la morte, con l'esperienza NDE, e quindi c'è tanto da raccontare. Ale ha fatto una grande ricerca e ci tenevo comunque a portarvela e farvela ovviamente commentare anche insieme a noi. E poi domenica con la live sulla Disclosure. Quindi vi aspetto con questi intanto appuntamenti settimanali, vi auguro una buona notte, spero che la live vi sia piaciuta. Buonanotte. Grazie a tutti, Buonanotte. buonanotte. Grazie a tutti ragazzi. E ora godetevi la sigla finale direttamente da Ale Stargate. Buonanotte a tutti, ciao Gina e Ciao, grazie. ciao.